Quello posteriore invece è morto dalle parti di Belgrado, che poi andremo a posizionare vicino al manubrio. Ho sfruttato una vite di questo portapacchi, ecco l'anteriore, ed è scomparsa anche la scritta REC. Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Ho ricevuto proprio oggi pomeriggio questo pacco, l'ho soltanto aperto. Ho evitato di fare l'unboxing perché se dovessi estrarre il prodotto sicuramente non sarei in grado di riporlo nella stessa maniera e quindi i pezzi li troverei sparsi per casa. Quindi ho evitato di aprire questo pacco qui. Come vedete l'azienda che me l'ha mandato è HFK, è un'azienda specializzata per le dashcam. Qualcuno di voi nell'ultimo video mi ha detto la prossima cosa che monterai sarà probabilmente una dashcam. Io le ho detto guarda, volevo evitare di mettere altri ammiccoli sulla moto perché ne ho già tanti ed invece ho dovuto smentire quello che ho detto qualche settimana fa. Andiamo ad aprire il pacco. Allora, all'interno del pacco c'è HM702 ed in questa confezione c'è una coppia di sensori di pressione. Adesso voi non lo sapete ancora perché il video della Turchia non è ancora uscito, ma neanche a farlo apposta, non sapevo ci fossero anche sensori di pressione all'interno. Entrambi i sensori di pressione del GS mi hanno abbandonato nel viaggio in Turchia. Quello anteriore praticamente è morto dalle parti della Bosnia mentre stavamo andando in Turchia, quello posteriore invece è morto dalle parti di Belgrado, quindi in questo momento sono sul GS senza sensori di pressione. Per cambiare la batteria dei sensori ovviamente attenderò la sostituzione dei pneumatici, che però passeranno ancora diversi mesi perché i pneumatici sono ancora in ottimo stato e quindi questa coppia di sensori mi tornerà estremamente utile. Allora, iniziamo da questo pacchetto piccolo che sono i sensori di pressione, le istruzioni ed ecco qua i sensori. Questa ovviamente è la vite, andrà ad ancorarsi alla valvola della moto, poi praticamente si prenderà il sensore, si andrà a farlo andare in battuta. Questa chiave qui ci è molto utile perché con questa andremo a tenere fermo il dadino, con la mano ovviamente andremo a stringere il cappuccio che ha all'interno il sensore Bluetooth che andrà a segnalare sul display dell'HM702 ovviamente la pressione dei nostri pneumatici. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. HM702, come dicevo, è il prodotto che c'è all'interno, è una dashcam che ha un display da 3 pollici. Sto leggendo sul retro della confezione perché c'è un mare di informazioni e in questo momento non sono ferratissimo, ma magari le funzioni le vediamo meglio mentre stiamo andando in sella. Comunque vi anticipo che ha un display da 3 pollici, ha una memoria interna espandibile fino a 512 giga, ha una memoria interna, c'è un segnale GPS, videocamera che ha un angolo di ripresa di circa 150 gradi, ovviamente è impermeabile e come funziona ovviamente ha il wifi 5G, segna la temperatura, la telecamera ovviamente sia frontale che posteriore, ha tra le varie informazioni abbiamo detto dei sensori di pressione, quindi la pressione delle gomme, la pressione dell'aria, l'indicazione della direzione, quindi ha una bussola, registra a 2,7K e ha una immagine stabilizzata. Dicono che la ripresa sia buona anche al buio, anche di notte, ed è possibile agganciare a questo accessorio anche un eventuale remote control, un telecomando. Comunque andiamo ad aprire il pacco. Sono le istruzioni che ci serviranno successivamente per capire le funzioni e per capire il montaggio. La scatola si presenta in questa maniera. Questo praticamente è il display da 3 pollici che poi andremo a posizionare vicino al manubrio. Presenta ovviamente una protezione che poi andrò a rimuovere. Qui sono i tasti per attivarlo, le diverse funzioni di registrazione, di foto e quant'altro. La cosa che mi incuriosisce molto è vedere lo spessore di questi cavi perché, come sapete voi, io ho già tanti ammiccoli sulla moto, quindi devo capire anche studiare come posizionare questi accessori. Una fotocamera posteriore. Abbiamo una fotocamera frontale, eccola qui. Abbiamo il display, adesso spostiamo qui, poi ci sono altre 2 confezioni, qui ci sono tutti gli attacchi per tenere ancorati questi accessori al vostro mezzo, quindi ci sono sia le fascette, ci sono le chiavi per stringere le viti, c'è un RAM mount da manubrio, potrebbe essere molto interessante sfruttare, ci sono i diversi spessori ovviamente in base al manubrio che avete, le diverse sezioni, oppure ci sono quelle che vorrei sfruttare io che sono delle staffette, potrei mettere alla base dello specchio della moto in maniera da sfruttare quella vite per tenere ancorato lo schermo, ovvero il display di questo accessorio qui. Insomma, ero molto curioso di aprire questa scatola proprio per farmi un'idea di come poter montare questi accessori sul mezzo, perché l'idea mia è di montare questi accessori sabato pomeriggio, salvo imprevisti,
e salvo che esca fuori qualcosa dell'ultimo momento. Quindi questa è una confezione. In quest'altra confezione invece immagino ci siano gli adattatori per le telecamere e infatti così è. Quindi ci sono adesivi della 3M, c'è la centralina che andrà a essere collegata alla batteria. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! E ai vari spinotti, poi studieremo come va collegato. Non c'è nient'altro, quindi ci sono accessori per la telecamera, questo è tutto il cablaggio che mi occorrerà per andare a prendere la corrente dalla moto e portarla agli accessori, e in quest'altra confezione che abbiamo visto prima c'è tutto il necessario per ancorare il display da 3,5 pollici direttamente al mezzo. Ricapitolando, abbiamo i due sensori di pressione, videocamera anteriore e videocamera posteriore. Abbiamo il cablaggio che ci aiuterà ad alimentare le due videocamere e ad alimentare il display. Abbiamo una serie abbondante e variegata di attacchi che ci consentiranno sicuramente di posizionare questo accessorio nella maniera più comoda, congeniale per noi. Probabilmente sfrutterò anche questo RAM mount, non lo so, sono indeciso se usare il RAM mount o queste staffe qui. Le alternative sono diverse, poi una volta che starò sul mezzo capirò come ancorare il tutto, però vi devo dire che anche il cablaggio è di un'ottima fattura, è bello spesso, è bello robusto e resistente, ma soprattutto in maniera del tutto intelligente e intuitiva. Che cosa ha fatto il produttore? Ha messo gli spinotti delle videocamere o fotocamere e li ha messi dello stesso colore in maniera che non ci si può sbagliare. Questo invece è lo spinotto dell'alimentazione. Vedo che ci sono 3 fili, c'è quello che va al positivo, c'è quello che va al negativo e c'è quello che va all'accensione. Diciamo che dovrebbe essere tutto estremamente semplice, snello e veloce. Quello che mi premeva fare era aprire la confezione, vedere il lavoro che mi aspetterà, come posizionare questo accessorio in particolare ed anche dove far passare i fili che, come sapete, sul mio mezzo sono già abbondanti. Adesso ho un'idea sicuramente più chiara, non resta che scendere in box, smontare il GS e iniziare a lavorare. Ragazzi, per quel che riguarda il collegamento è stato molto semplice. Il rosso, il nero e l'accensione l'ho presa sempre da qui, dove presi anche l'accensione per quel che riguarda il radar. Ho fatto passare i fili qui sotto il telaio, esce qui e praticamente qui dietro ho messo la telecamerina. Ho sfruttato una vite di questo portapacchi, questo segmento L in realtà faceva parte del set che era compreso all'interno della confezione, e quindi questa è la telecamerina posteriore. Per quel che riguarda quella anteriore invece ho scelto di metterla qui perché mi sembra un posto abbastanza riparato e comunque riesce a inquadrare frontalmente. Qui poi ci andrà la borsettina della lowrider, andrà questa borsettina qui, il cavo l'ho fatto passare qui sotto, l'ho nascosto qui dentro. Per quel che riguarda i cavi invece dell'alimentazione, li ho fatti correre dove corrono anche quelli della frizione. Ad un certo punto sono sceso qui dentro e li ho fatti correre sotto il serbatoio. Dal serbatoio praticamente sono usciti qui, eccoli qua. E visto che il cavo dell'alimentazione passa decisamente vicino al motore, che cosa ho fatto? Ho rivestito gran parte del cavo con questo nastro ideato appunto per far passare i cavi vicino al motore e tutelare comunque la guaina. E basta, fin della storia. Il montaggio è estremamente semplice. Adesso devo finire di rimontare, ovviamente. Quando accenderete si attiva anche la telecamerina, ovviamente. Questi sono i 3 bip che fa e le diverse impostazioni, la velocità, telecamera dietro, tengo premuto, infatti telecamera avanti e telecamera dietro, tengo premuto ancora, posso scegliere quale delle due, ecco l'anteriore, la posteriore, e me le mette entrambe. E un'altra cosa molto interessante è che sulle telecamere, a parte la protezione sulla lente che poi toglieremo, c'è questa freccia che vi indica qual è la parte alta e qual è la parte bassa, in maniera che voi quando andrete a fissarla sapete che questo lato è la parte in alto della telecamera, quindi questa andrà in questa posizione qui. Ed ovviamente ho montato i sensori di pressione, sensore posteriore e sensore anteriore. Una volta che scaricherete l'applicazione vedrete il nome del dispositivo, la password, il ciclo di registrazione in loop, poi si può fare 1, 2, 3 minuti, 5 minuti, io ho scelto 3 minuti che è quella di default, il microfono attivato, l'etichetta della data che è attivata, la capienza della memoria interna che è di 230 giga più o meno, il formato, si può formattare direttamente da qui, sensore di gravità, la lingua, ho scelto l'inglese,
la data, ho scelto di sincronizzazione automatica, poi mi mette la versione dell'applicazione. Un'altra cosa estremamente interessante è che oltre alla pellicola protettiva sullo schermo, togliendo la pellicola troverete un vetro a protezione del display. Alcune funzioni è meglio che le vediamo da qui al box, perché una volta che siamo fuori ovviamente guidare e dare determinate informazioni mi rimane difficile. Come vedete, appena ho acceso il GS si è acceso anche l'HM702. Adesso vedete un'inclinazione di 10 gradi perché ovviamente il GS è sul cavalletto laterale. Il menu è estremamente ricco e ci sono un mare di informazioni. Qui adesso io ho azzerato tutto quanto, quindi adesso vedrete tutti i dati azzerati: l'angolo massimo di piega a destra, a sinistra, i chilometri, la massima velocità, la velocità media, la massima altitudine, totale della distanza. E questa è l'inquadratura della camera frontale. Allora, innanzitutto, come vedete qui in alto sta registrando, vedete c'è questo puntino rosso che va. Se io premessi una volta qui, praticamente smette di lampeggiare, la registrazione è bloccata. Ok, adesso la riavvio, una registrazione continua, costante. Premendo questo pulsante qui ovviamente si attiva la connessione wifi, che adesso però non ci interessa perché volevo farvi vedere altro. Un'altra cosa estremamente interessante è con il tasto di accensione. Questa è la luminosità massima, questa al 60%, questa al 30%, e così si spegne. Abbiamo detto inquadratura anteriore, informazioni, anche qui altitudine, pressione dell'aria, coordinate, temperatura, altitudine, velocità, inclinazione. Questo è il menu. Il menu è ricchissimo. Adesso vi faccio soltanto alcune delle funzioni, ma è veramente un menu extra ampio. C'è l'altitudine, c'è il GPS, c'è la posizione, la velocità, il tempo di viaggio, l'arrivo, l'angolo di piega, chilometri piuttosto che miglia, la registrazione continua. Poi entrando qui ovviamente vi dice per quando. Io l'ho messa su 3 minuti, altrimenti può essere 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti. Okay, da qui si esce e si va nell'impostazione successiva. Voglio entrare dentro questo del GPS, entro dentro e dico GPS on o GPS off, GPS on. Io l'ho messo, tutte queste informazioni le vedo sul display. I satelliti, ovviamente poi entro dentro, c'è il wifi, c'è la data, c'è la pressione dei pneumatici, c'è la temperatura, c'è lo screensaver che non ho attivato, time zone. Qui siamo tornati praticamente alle funzioni principali che poi una volta in movimento vedremo tutte quante attivarsi. È veramente pazzesco, le informazioni che dà questo piccolo accessorio è veramente qualcosa di formidabile. Pensavo si dovesse fare tutto quanto collegato al cellulare, invece in questo momento il cellulare non è collegato e mi dà tutte le informazioni possibili e immaginabili. Veramente un gran prodotto. Ho preferito fare questa spiegazione delle funzioni all'interno del box proprio per evitare di distrarmi quando sono alla guida, e anche perché riprendere con la cam esattamente come sto riprendendo adesso è abbastanza improbabile. In questo momento il GS è spento. Non appena la centralina finirà di erogare energia per il mezzo, ovviamente si spegnerà anche l'HM702. Un attimo di pazienza e vedrete che tutto si spegnerà automaticamente. Ecco qua, questa è la maschera di chiusura. Adesso non resta che andare sopra, cambiarsi e uscire in moto. La cosa interessante di questo accessorio, come vi dicevo, è che non serve che sia collegato al cellulare. L'inclinometro funziona alla perfezione. Come vedete noi siamo dritti, in questo momento è segna a 0, ma se dovessi andare a destra e a sinistra, lui cambia costantemente il grado di inclinazione. Anche tutte le informazioni che rilascia sono estremamente precise. La temperatura in questo momento c'è 17 gradi del navigatore e 17 gradi anche da questo apparecchio. La velocità corrisponde, è estremamente preciso, e anche da manovrare una volta che si è in sella. Nonostante i tasti sono piccoli si riesce tranquillamente a manovrare. Tramite questi pulsanti si riesce a cambiare l'interfaccia. Ecco, adesso siamo passati alla telecamera, adesso sto inquadrando nella parte posteriore. Se volessi inquadrare la parte anteriore, sufficiente tenere premuta la freccia, eccola qua, mi inquadra sia anteriore che posteriore. Se volessi inquadrare solo l'anteriore, tengo premuto ancora, inquadro soltanto l'anteriore. In questo momento, come vedete, sta registrando. Sono curioso di vedere cosa registra e come registra a questa velocità. Insomma, fa tutto quello che dice sul manuale. Per bloccare la registrazione è sufficiente premere qui ed è scomparsa anche la scritta REC. Mi dice l'altitudine a cui siamo adesso, la massima altitudine raggiunta, mi dà le coordinate. Insomma,
Ragazzi, io sono assolutamente soddisfatto, più di una semplice dashcam. Alcuni accessori CarPlay per avere tutte queste funzioni devono essere collegati a uno smartphone con inevitabile consumo di batteria. Questo accessorio, senza essere collegato a nulla, dà tutte le informazioni che mi darebbe il Navigator 5. Adesso sono curioso di vedere come si comporta con scarsa luminosità, quindi di notte al buio. Ma questa non è una prova che posso fare oggi, questa sera andiamo a cena fuori, ma è una prova che farò magari domani sera, e con quella prova lì diciamo che possiamo chiudere il cerchio per chiudere questa breve recensione. Ed anche il download dei filmati è estremamente veloce e semplice da fare. Ne sto scaricando una dozzina, guardate con che velocità va in download. Good, ottimo, adesso sono curioso di vedere il risultato. E la cosa interessante è che vi mette anche la mappa, la traccia del percorso che state registrando. Molto utile questa roba qua. 20:31, non si può dire che non ci sia buio, ecco. Se spegnessi i faretti sercomoto la situazione sarebbe questa. Quindi diciamo che buio c'è. Se le immagini che sto vedendo sul monitor 3 pollici sono le medesime di quelle che verranno proiettate e scaricate sul PC, vi devo dire che il risultato è veramente ottimo. Adesso sto andando sia in strade come questa dove non c'è assolutamente illuminazione, ma adesso arriveremo anche in strade dove sono illuminate e vediamo la differenza. Un'altra cosa che mi ha colpito molto piacevolmente sono i tasti retroilluminati. Una cosa che manca sul GS ad esempio sono proprio i tasti retroilluminati. Col passare del tempo, anche senza luce, so quali sono i tasti da toccare per attivare alcune funzioni, ma non vi nascondo che i tasti retroilluminati sono di una comodità infinita. E su questo HM702 è assolutamente presente, assolutamente di serie. Su questa strada illuminata vi devo dire che sul monitor passano delle immagini decisamente ottime. E un'altra cosa da non sottovalutare di questa dashcam è la stabilizzazione, che per una GoPro, una Insta, diciamo, si dà per scontata, ma su un accessorio come questo non è proprio scontata, ecco, una stabilizzazione del genere così. Come dico sempre, non fate quello che faccio io, ma se foste interessati a questo prodotto sappiate che ho un codice sconto. Tramite il codice sconto avrete una agevolazione del 10% sul prezzo direttamente dal sito del produttore. Vi lascio in sovraimpressione sia il codice sconto e sia il sito del produttore. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!